E buon pomeriggio, buon giovedì sera, buon giovedì pomeriggio, buon tutto, insomma, dipende da dove ci state ascoltando e come ci state ascoltando. Questa è Una vita da lontano live ed in podcast, come ogni giovedì. Io che sono Raffaele Abrozzi insieme ai miei compagni di viaggio che si moltiplicheranno durante la trasmissione, vi raccontiamo la vita degli expat, che siano italiani expat all'estero, che siano esteri espatriati in Italia e che parlano italiano soprattutto, non come me. Comunque, chi c'è con me? Chi è che conduce questa settimana insieme a me per il momento? E poi insomma ci introduciamo l'ospite. Mi piacerebbe dire qualcun altro, poi purtroppo pare che tocchi a me questo onere e onore questa settimana. Ciao da Emiliano. Ciao, in qualunque momento voi siate della giornata, dell'anno, anche della notte, del giorno, e su qualunque roba ci avete trovato, insomma, perché Raffaele ci appoggia ovunque. Salutiamo l'ospite, gli diamo il benvenuto subito, così per non farlo stare appeso per troppi minuti. Ciao Gianluca, benvenuto, e con noi Gianluca Cernigliaro da Barcellona, Spagna. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Sono onorato di essere qui con voi. Perfetto. Abbiamo già fatto la Spagna, abbiamo già fatto Barcellona, siamo, diciamo così, continuiamo un fil rouge familiare, diciamo così. Se fate attenzione ai cognomi dei nostri ospiti, potete anche pensare come e perché. Volevo far notare al nostro regista e poi anche agli ascoltatori, soprattutto quelli che ci stanno guardando, di non fare molto caso al riquadro di Piero. Gliel'abbiamo lasciato in caso riesca effettivamente a raggiungerci, si raggiungerà sicuramente, lo spero, però appunto in questo momento io sono sia Emiliano che Piero. Ecco, questo se ci guardate, diciamo, in video, se ci ascoltate non fa niente. Perché... Non fa niente, non vi preoccupate. Allora, nostro ospite Gianluca, quasi non so da dove cominciare, perché effettivamente di spunti... Da dove vuoi? Ma di spunti ce ne sono tantissimi. Diciamo così, come i supereroi due identità, sono entrambi interessanti. Questo sembra tipo schizofrenia un po'. Beh, ma siamo tutti quanti un pochino schizofrenici, senza allargarci troppo, insomma, nell'essere leggeri su questi argomenti abbastanza particolari. Però effettivamente io voglio capire come fai a far convivere, diciamo così, il ruolo del ricercatore serio in un'azienda che mira a fare, diciamo così, degli avanzamenti tecnologici importanti del futuro, immagino una roba molto seria, con il fatto di essere uno YouTuber anche di successo, molto piccolo, no? Diciamo, sì, ognuno molto piccolo, diciamo. Vabbè, ma ognuno fa le sue cose, e quindi prendi molto seriamente entrambe le situazioni. Conoscendo me, io darei più importanza alla seconda che al lavoro vero, però sono fatto così. No, invece raccontaci come vivi intanto questo dualismo, poi parliamo della parte espatriante. Intanto grazie per il ricercatore serio, forse nessuno me l'aveva mai detto prima, dovrei dirlo ai miei colleghi, adesso c'è qualcuno che pensa che io sia un ricercatore serio. Ma in realtà, parlando seriamente, la ragione principale è perché riesco a fare, ho avuto anche la fortuna di fare cose che mi piacciono entrambe, e quindi non voglio rinunciare né all'una né all'altra. E quindi purtroppo in generale a volte il lavoro prende il sopravvento, perché non è facile comunque, il lavoro è comunque una responsabilità, l'altro è uno sfogo artistico, quindi non è un problema lasciarlo da parte, e soprattutto anche una cosa che mi fa a volte piacere lasciarlo da parte, perché se non sono ispirato, perché dovrei intestardirmi a continuare solo perché magari le regole di YouTube mi chiedono di pubblicare un video a settimana. L'ho fatto per un periodo e non dava i suoi frutti, non mi piaceva farlo e non era nemmeno produttivo. Magari non era produttivo proprio perché tu non ti sentivi felice nel farlo. Intanto ricordiamo il nome del canale YouTube, perché insomma la parte faceta così la diciamo subito, che è, come si chiama il canale?
Cocineros italianos. Ecco, quindi Oh, se parlate quindi Su spagnolo, ma si YouTube, su capisce, Instagram, insomma, su sì. Facebook, dovunque. Se Ok, parlate spagnolo, andate a visitarlo. però se non insomma, parlate spagnolo, il nostro quartiere si chiama Cocineros Italianos, ecco. lo trovate facile, uguale. E se venite dal nostro quartiere, dal mio, quello di Raffaele, anche se non parlate spagnolo, bene o male riuscite a seguire perché si Sì. parla di cucina, si parla di cibo. E noi spesso facciamo questa battuta con tutti i nostri ospiti espatriati, il momento cucina e ci rimpappiamo dentro perché ci piace, perché fa parte della nostra cultura ed è una di quelle situazioni che ci permettono, come una cartina di tornasole, di prendere spunto appunto da una cosa importante e seria come la cucina per parlare appunto delle differenze tra paesi, tra culture, eccetera. Raccontaci la tua storia, come hai cominciato la tua avventura di espatriato? E io ho iniziato nel 2006, ho avuto la possibilità di fare l'Erasmus a Madrid e anche questo è stato il motivo per cui ho passato da allora la maggior parte della mia vita in Spagna, probabilmente, e alla fine sono rimasto a Madrid 6 anni. Ho continuato, non ho mai finito l'Erasmus, diciamo, perché nella stessa università in cui sono entrato poi ho avuto la possibilità di fare la tesi, poi mi hanno offerto una borsa di studio per fare un master e poi il dottorato, quindi non mi sono arrivato in un posto e non mi sono mai mosso da lì finché non sono andato Quindi via. sostanzialmente tu hai una, diciamo così, un profilo comune a moltissimi Sì, che soprattutto riescono qua in Spagna. ad avere successo nel proprio Erasmus, nel senso di trovare la situazione giusta, di continuare gli studi e di accasarsi nell'università in cui vai a finire per fare l'Erasmus e poi rimani, ovviamente perché hai costruito rete di relazioni, potenzialità lavorative. Questo passaggio per te è stato una sfida, è stato così d'amblè, da un giorno all'altro, oppure semplicemente un percorso naturale per te? È stato da un giorno all'altro, appena ho saputo che c'erano le borse di studio, non mi ricordo la deadline per presentarle, l'ho fatto con il mio coinquilino di allora e abbiamo vinto la borsa e siamo andati insieme, però è stata una decisione quasi da un giorno all'altro. Alla fine, cioè, tra il momento in cui presenti la domanda, ti danno la borsa, passano dei mesi, quindi può succedere di tutto in quel momento. Non era un problema farlo e poi alla fine siamo andati. Quindi è Quindi stato molto naturale. ti sei portato il coinquilino da casa praticamente. Sì, praticamente sì, sì, sì. Che insomma è una soluzione buona, nel senso che uno di solito quando parte, anche le storie che abbiamo sentito di persone che sono partite da soli, invece in coppia forse ci si fa Sì. forse un po' meglio, si sopravvive un po' meglio, no? Sì, poi vabbè, dipende perché suppongo che anche la maggior parte delle persone che parte per un lavoro dopo aver passato la maggior parte della loro vita in Italia non è facile come andare all'università. All'università prendi tutto con più leggerezza, sai che a parte catastrofi o cose strane ci starai 6 mesi, un anno, dipendendo dalla borsa di studio che prendi, quindi alla fine non c'è lo stesso stress, non è la stessa situazione. Poi andando all'università è automatico fare amicizia con altre persone che sono nella tua stessa situazione, quindi è molto molto più semplice. Le cose che hai detto le ho vissute quando sono andato in Irlanda qualche anno dopo, che nonostante fossi molto più maturo e anziano, sono andato completamente da solo. Ah, E tra ok. l'altro nemmeno a Dublino, sono andato in un paesino chiamato Chum, che non so se lo conoscete. Cium, ok, dove No. identifichiamo Cium, che È county? vicino a Roscommon, la contea è Galway, però è andando verso Roscommon, County Mayo, Ok, quasi al confine. quindi in basso a sinistra, mettiamolo così, più o meno, guardando Ehm, la mappa. no, andando verso nord da Galway. Ok. Nord, Quindi tu vai sostanzialmente qui, dritto su, vai lì. non qui, ma qui. Esatto. Oh, ma Erasmus a Madrid, super metropoli, spagnoli, tu sei del sud, quindi diciamo così anche dal punto di vista culturale molto vicini, a parte tutte le differenze possibili e immaginabili, però molto adattabile, giovane. Come hai preso la decisione di andare in Irlanda? Anche lì
occasione che ti è capitata e non ci hai pensato più di tanto, hai detto proviamo. Esattamente. Ho avuto una chiamata, un'offerta di lavoro, ho detto, boh, vado. Così. È realmente andata così. Questo si può fare ovviamente quando uno ha dei vincoli che possono essere o non ha vincoli, oppure se ha delle situazioni O se le molto persone con cui sei ti accompagnano, esatto, quindi dipende dalle situazioni. se ti porti il coinquilino Per esempio. O la No, in quel caso coinquilina, sono insomma. andato completamente da solo. Ok. In questo caso, quindi hai avuto quello che possiamo chiamare, non dico shock, che è una roba grossa esattamente, ma insomma un impatto culturale tra la Spagna e l'Irlanda, o comunque la situazione in cui sei arrivato ti ha messo a tuo agio, hai avuto qualche difficoltà, ma di poco conto. Dal punto di vista personale con le persone è stato probabilmente il paese dove mi sono sentito benvenuto più velocemente e accolto più velocemente che in qualsiasi altro. Il mio primo giorno di lavoro ho lavorato, tra l'altro abbiamo avuto una riunione estenuante, dopo la riunione siamo usciti e siamo tutti andati al pub, con gente che avevo conosciuto quel giorno stesso. Che è anche un modo poi di diventare amici praticamente subito, no? Perché ovviamente Sì. l'alcol scioglie, diciamo, le inibizioni, e quindi una birra o due mettono tutti a proprio agio. Per fare una battuta, per gli irlandesi andare al pub con i colleghi e trovare al pub, diciamo, già qualche persona che conoscono, perché altrimenti se non conosci nessuno, quindi e fai le stesse cose bene o male, no? A parte gli scherzi, la tua esperienza irlandese come la valuti? Hai qualche notazione interessante? Amo l'Irlanda, il paese è fantastico, le persone fantastiche, l'ho già detto, e il lavoro è stato un po' la parte più negativa, diciamo, insieme al tempo atmosferico. Ma il lavoro non è stato molto negativo, è stato, diciamo, che a un certo punto è diventato ripetitivo, quindi avevo perso la passione. Però dal punto di vista del tempo atmosferico, dell'inverno lungo e buio, quello sì, a lungo termine si fa sentire, si è fatto sentire. E me ne sono accorto solamente dopo essermene andato realmente. Beh, quindi, sì, perché tu sei lì da svariati anni, quindi puoi dire come si fa a non sopravvivere all'inverno lungo e buio. Sì, no, effettivamente poi magari venendo tu dalla Sicilia, ma poi dalla Spagna, eccetera, eccetera, quindi comunque gli inverni sono meno scuri rispetto a poi, ecco, in Irlanda poi ci sono la primavera e l'estate, la luce non finisce mai, ma effettivamente adesso alle 5 più o meno di sera è già completamente buio fino a domattina alle 7:30, alle 8. Quindi anche il fatto di uscire dall'ufficio col buio, per esempio, e andare in ufficio la mattina col buio è una di quelle robe che se all'inizio soprattutto è veramente dura da sopportare, perché praticamente se non esci per fare una passeggiata alla pausa pranzo, praticamente non vedi la luce del sole per tutti i 5 giorni lavorativi, da lunedì al venerdì, no? Effettivamente, conosco benissimo questa situazione. E il fatto di aver perso un po' quella voglia quella passione per il lavoro ha anche contribuito a questa cosa, perché dopo aver passato 8 ore, il lavoro è la parte fondamentale, per questo adesso, prima ho detto che mi ritengo fortunato perché riesco a fare un lavoro che mi piace. L'ho pagato tanto in quel momento e ho deciso che da allora voglio solamente fare cose che mi piacciono, e il fatto poi uscire dal lavoro e trovare il buio, la pioggia, non poter fare attività all'aria aperta, si è fatto sentire a un certo punto. Per rimettere un po' d'ordine e dare anche agli ascoltatori. Ciao Piero, ciao! Ciao Piero! Scusate il ritardo e ciao a tutti. Ma ci sono degli scatoloni di schede elettorali? Che cosa? No. Sì, no, ci sono le scartoffie delle varie denunce come podcast stiamo mandando a tutti quelli che stanno boicottando chiaramente le nostre operazioni, per cui più tardi avremo anche una nuova conferenza stampa da questo prestigioso luogo che avete già riconosciuto. Vedi se ci sono i vasi che si appendono direttamente alle finestre, no? Mi servono adesso che stiamo ricominciando a fare giardinaggio da lockdown, quindi può essere
Poi smercerò anche un po' di magliette di Make America Rake Again, ovvero fatela rastrellare di nuovo. Ok. Allora, Ciao Gianluca, mi spiace non essere stato alla preview, ma purtroppo, Piero, come dire, finalmente torno a sentire almeno da un orecchio. Ok. Anzi, piacere, finalmente ti conosco. Quale dei due? Il destro. Allora, io stavo facendo praticamente un mini recap sulla parte, diciamo, lavorativa di Gianluca, per dire ai nostri Perfetto. ascoltatori che lui è un ricercatore nel settore del video e specificatamente della realtà virtuale, giusto? Sì, in Spagna, per un'azienda che si chiama IDOSCAT. giusto. Non tu, Sarebbero Cat, perché sei i il numero due due. gatti, no? No, quello sarebbe in inglese. I due catalani sarà Sì, un'abbreviazione. esatto. Perché se era qua, Io non sono nessuno dei due. erano io due tagli, vabbè, lasciamo stare. Comunque, Siamo l'ufficio marketing di questa azienda sarà contentissimo del product placement che stiamo facendo, scusateci. Ci puoi fare così tanti giochi di parole che già da sé non dico che se la batte con Taffo, ma almeno con Lidl sicuramente. Allora, per far capire che tipo di lavoro fai e per chiederti che lavoro sei andato a fare in Irlanda che poi non ti ha dato più motivazioni e hai deciso di tornare in Spagna, giusto per chiudere questa parentesi irlandese. Sì. Non sono tornato direttamente in Spagna, sono passato dalla Nuova Zelanda. Prima ho fatto il giro largo. E allora no, aspetta. Questa è una scorciatoia, hai sbagliato per il video. E qui si apre un altro capitolo. Allora, quindi rimettiamo le cose in ordine. Quindi l'Erasmus a Madrid, l'università dove era, abbiamo detto, la città dove l'hai fatta l'università? Non abbiamo A Torino. Ok. E quindi poi l'Irlanda e poi hai deciso, ok, mi prendo una pausa, o sei andato a lavorare in Nuova Zelanda? Sono andato a lavorare, anche Ecco, là. che anche lì. E sei andato a fare che cosa in Nuova Zelanda? Il ricercatore anche là. Sempre. E quindi qualcuno potrebbe... No, ancora non ho trovato nulla, quindi non posso smettere. Quindi come si fa ad andare a lavorare in Nuova Zelanda? Perché questa è una cosa che secondo me chi ci ascolta vuole sapere. Allora tu a un certo punto ti sei svegliato una mattina e hai detto basta, qua Galway piove troppo, piove anche dal basso, che è una roba che succede solo in Irlanda, vado in un posto dove il clima si assomiglia all'Italia, quindi come si fa? In realtà ci sono tanti modi per raggiungere la Nuova Zelanda, sia lavorativamente sia senza aver bisogno di lavorare. Quello più comune, quello che conoscono tutti, è il Working Holiday Visa. Sicuramente ne avete sentito parlare ed è disponibile in un sacco di paesi. I più gettonati sono sempre l'Australia, Nuova Zelanda, il Canada, perché sono anche quelli più fighi dove puoi andare, perché non è solo vai a lavorare, però vai anche a divertirti, a viaggiare, a conoscere dei posti, quindi sono anche dei posti belli che a cui non è facile andare, che non sono facili da raggiungere alla fine. E io sono andato semplicemente perché ho trovato il lavoro prima di andare lì. Però in realtà avevo anche esplorato un'altra opzione che si chiama Essential Skill Visa. E basicamente consiste nel applicare a un visto specifico dando il tuo curriculum, dicendo la tua preparazione, il tuo livello di inglese, tutto quello che hai fatto nella vita, letteralmente, e il sistema ti dà un punteggio. Se questo punteggio rientra tra i primi di una certa graduatoria, diciamo che ogni tot tempo rilasciano un gruppo di visti. Se il tuo punteggio è tra i primi, se i visti sono 100, se il tuo punteggio è tra i primi 100, sei uno dei fortunati estratti e hai il diritto di stare 8 mesi in Nuova Zelanda con la possibilità di trovare lavoro. Ed è con l'obiettivo di trovare un lavoro a tempo indeterminato, per poi trasformare il visto in un visto di una durata più lunga. Di residenza? Non necessariamente di residenza, inizialmente non diventa automaticamente residenza, prima diventa un visto di 5 anni e poi diventa una residenza, se vuoi ovviamente. Invece il Working Holiday Visa
è studiato per fare lavoretti, diciamo. Infatti sei obbligato a non stare per più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro. Quindi puoi cambiare al massimo, cioè se vuoi stare un anno, se lo vuoi usare tutto e vuoi lavorare tutti i 12 mesi, devi fare 4 lavori. Sì. Non so se ci sono quattro lavori escamotage diversi. legali e roba del genere che probabilmente molta gente esplora, però ufficialmente quelle sono le regole. Io, nel mio caso, avendo trovato lavoro prima, ho avuto accesso direttamente al visto di 5 anni. Quindi avevo il mio passaporto con il visto, sono arrivato nel paese e potevo entrare e uscire quanto volessi dalla Nuova Zelanda per 5 anni. Quindi i messicani sono più sospettosi. Che senso? Perché con un contratto a tempo indeterminato il primo visto è comunque di 1 anno, poi è un visto di 3, finalmente prendi uno da 5 e dopo che hai fatto sti 9 anni, se non ne hai veramente le tasche piene, finalmente ti danno il permanente. Quello è perché c'è 1 anno di loro si prendono 1 anno di tempo per controllare se effettivamente tu stai lavorando lì sul serio e c'è dei tempi. Aspetta, si trattava di me, sul serio, una parola grossa. Stavo lì lavorando. La regola era solo per te o era per tutti? No, pare che fosse per tutti, però insomma, come dire, ecco, il concetto di lavorare sul serio si applicava con difficoltà. Siccome diciamo che abbiamo fatto una pausa nella storia di Gianluca, invece raccontiamo brevemente la storia di Piero che ha saltato gli ultimi nostri appuntamenti. Ci sono degli ascoltatori che sicuramente, se stanno sentendo la serie completa dei nostri podcast o vedendo la serie completa dei nostri video su YouTube e su tutti gli altri servizi di streaming dove Raffaele è riuscito a posizionarci, avrà sentito la tua mancanza. Quindi Piero, spiega che cosa ti è potuto succedere. Secondo me ci sono delle storie da espatriato anche su questa avventura di queste settimane. Vabbè, sostanzialmente immagino che la colpa sia del mio precedente sfondo e per cui Nyarlathotep si è impossessato del mio orecchio sinistro fino a sviluppare un'otite che mi ha messo praticamente letteralmente in ginocchio come persona, spesso esprimente e non parole dolci nei confronti della vita. E ho passato Fossimo stati nel 1980 avremmo fatto delle battute talmente tanto omofobiche da riderci sopra, ma siccome adesso non si fanno più queste cose, non le facciamo. Siamo uomini di mondo. Però esatto. Insomma stavo pensando a questo fatto. Nessuno di noi ha fatto il militare, quindi... Guarda, prego. Mi sto grattando in maniera peculiare che non sia un messaggio subliminale per te. No, ok. Dicevo, no, per cui insomma sostanzialmente io sono ancora sotto antibiotici, sono ancora sordo dall'orecchio sinistro, però non ho più dolori. Sinceramente giovedì scorso ho il tentativo di entrare in video almeno per fare un saluto e poi ritirarmi in cameretta, l'ho fatto. Semplicemente credo una decina di minuti prima del nostro collegamento sono crollato esausto perché erano 2 notti che non dormivo e mi sono svegliato alle 4 senza più riaddormentarmi. Questo sempre per una bella nota di forchettata di fattacci miei che sicuramente la domanda staranno attirando ascoltatori proprio a frotte. La domanda è pullula per questo. Come è andata con la sanità spagnola? Quindi da espatriato. Meravigliosamente, non avendo ancora rinnovato nessuno dei permessi necessari per vivere in Spagna, per il famoso problema del fatto che io in questo momento sono ancora un residente fiscale nel Regno Unito, sono andato direttamente dal privato senza assicurazione medica. Al momento, grazie all'otite, ci ho lasciato 178 euro tra visite e medicine. E la speranza è che gli ultimi 4 giorni di antibiotici che mi porteranno domenica possano risolvere il problema della parziale sordità all'orecchio sinistro. Comunque, secondo l'otorino, dai tranquillo che l'udito lo recuperi. E quando che bisogna capire. L'udito, va bene. Adesso con questa... E l'altro che non c'ho, l'udito c'è sta, l'altro no. Come si dice all'Aquila. Chiudiamo, poi in post-produzione mettiamo la musica triste, però dico continuiamo con Gianluca, no? Sì, per favore. Invece eravamo rimasti alla Nuova Zelanda al lavoro. Che lavoro? Dove in Nuova Zelanda? A Wellington. A Wellington. Era venuto in mente, chissà come mai.
O che lavoro eri riuscito a trovare in anticipo grazie a curriculum e interview intercontinentale, ovviamente? Sì, sì, come adesso, come quello che stiamo facendo adesso. Era una startup, era dico era perché purtroppo non esiste più, anche se è stata molto in hype in quel momento con investitori famosi, eccetera, eccetera. E stavamo creando ologrammi di persone praticamente per Wow. fare il teletrasporto olografico, diciamo, quello che si chiama holotransportation. E ricercavo per cercare metodi per ridurre le dimensioni di questo video per mandarlo su internet, principalmente. Questa era la cosa che Quindi facevo principalmente. come nei film di fantascienza, praticamente io da qui a casa mia a Cork mi registravo un video e appariva l'ologramma in un altro posto. Esatto, un altro Mi ti posto sono anche in diretta. immaginato, Sì? mi ti sono immaginato nei panni della principessa Leia, ho avuto un brivido di terrore sulla schiena, voglio dimenticare immediatamente questa scena. Ecco, per capirci come la principessa Leia in Star Trek, cioè in Star Wars. Adesso Piero chiude tutto e se ne va come in Striscia la notizia. E quindi come quell'ologramma lì, no? Ecco. Sì, esatto. Sì, Adesso proprio. potremmo aprire la parentesi sul fatto che SpaceX ha portato sulla stazione internazionale un baby Yoda, ma questa è un'altra storia. Chiudiamo la parentesi. La prossima settimana. No, invece Yoda era anche il mio albero di Natale in Messico, sempre per ritornare, per ricollegare tutto, vedi? oh, comunque, a parte cross-reference generiche di cultura pop e geek che possiamo fare, invece è molto interessante non entrare nello specifico diciamo così, delle tecnologie della ricerca che fa Gianluca, ma solo per sottolineare che tu fai parte sostanzialmente di una comunità di professionisti abbastanza piccola nel mondo, sulla massa globale di 7 miliardi di persone, perché sei molto specializzato e ti occupi di un campo molto Sì, specifico, diciamo di sì. che è comunque una delle frontiere di alcuni tipi di tecnologie, cioè tra realtà virtuale, ologrammi e il futuro, diciamo così, Ecco, chiamiamola TV, del video, della comunicazione interpersonale, di tutto, insomma. E quindi sostanzialmente tu già di per sé, nel momento in cui sei diventato un professionista del settore, oltre a essere un espatriato di fatto e di diritto, sei sostanzialmente cittadino del mondo perché andrai nel tempo dove queste situazioni si concretizzano, quindi può essere la Nuova Zelanda, può essere la California, adesso la Spagna. E rispetto a questo ambito, faccio notare proprio il gesto con le mani, che è il globo sostanzialmente il potenziale luogo di lavoro e di vita, no? Tu come approcci questa cosa? Sei aperto alle situazioni e quindi non ti spaventa più di trasferirti dall'altra parte del globo? Sei sempre attento alle potenziali situazioni di lavoro o comunque hai deciso dopo un po' di puntare a delle situazioni di vita specifiche con delle caratteristiche, non importa un po'. Dipende. La risposta è Dipende. sempre dipende. Ed è la risposta a tantissime domande, e probabilmente la maggior parte di quelle che mi farete anche dopo. Però anche quella sullo spritz, ma... Sì, adesso lo facciamo. C'è tutto qui pronto. Tra l'altro dobbiamo magari sbrigarci prima che si scioglie il ghiaccio. Ok. Sì, dicevi? Riguardo alla domanda, mentre all'inizio sono state occasioni quasi piovute dal cielo, quindi diciamo che non ho avuto paura, la prima volta non aveva proprio senso averne paura, diciamo che sarebbe stato molto stupido e immaturo aver paura di andare a provare a fare l'università per un anno a Madrid. Certo. Cioè, praticamente come avere paura di andare a una festa, sarebbe la stessa cosa. E quando sono andato in Irlanda non avevo paura, anche se comunque è stato un po' stressante dover organizzare tutto da solo. Le altre volte sono state decisioni ponderate e volute.
quando sono andato in Nuova Zelanda volevo proprio andare lì, volevo fare quell'esperienza, volevo provare a vivere fuori dall'Europa, avevo selezionato un gruppo di paesi in cui mi sarebbe interessato lavorare o vivere, e sono riuscito ad andare in Nuova Zelanda. Ha funzionato proprio così. Purtroppo è finita prima del previsto, avrei voluto stare un po' di più. Ovviamente non è un posto dove mi sarei visto per sempre, soprattutto perché è molto lontano. È bellissimo essere dall'altra parte del mondo, perché sei vicino a un sacco di altri posti che altrimenti sarebbero molto più difficili da raggiungere. È bellissimo stare lì, è bellissimo vivere quell'esperienza, però per 2 anni non sono tornato in Europa, mai. Certo. E questo comunque è uno dei pochi svantaggi, però è bello grosso. E quando sono tornato in Europa è stato quando l'impresa ha cominciato i giri di licenziamenti prima di fallire, e da lì dovevo scegliere se restare in Nuova Zelanda trovando un altro lavoro. Avrei potuto mantenere il mio visto trovando semplicemente qualsiasi altro lavoro, o tornare in Europa, o provare qualche altra cosa, però ovviamente era molto più facile tornare in Europa. E le possibilità che avevo in Nuova Zelanda non mi soddisfacevano dal punto di vista lavorativo, e mi sembrava una decisione, avrei voluto rimanere, però mi sarebbe sembrata una decisione molto stupida restare solamente per restare, accettare un lavoro che non era quello che volevo fare solamente per restare. Allora ho cominciato a spargere la voce tra amici, conoscenti, recruiters e cose così, e niente, alla fine ho avuto diverse opportunità, ne ho scelta una che non è il mio lavoro di adesso, è stato il primo lavoro che ho avuto qui a Barcellona, che poi ho deciso quasi subito che non faceva per me, e ho cambiato. Sono stato un po' fermo, mi sono dedicato solamente a YouTube, sono stato youtuber a tempo pieno per 3-4 mesi, diciamo, e poi sono tornato, ho trovato il lavoro che faccio adesso. Però è tutto, insomma, con una discreta serenità, nel senso che abbiamo sentito delle storie in questi mesi di qualcuno che magari ha avuto un pochino più di difficoltà, invece tu sembri proprio on the flow, proprio allora, guarda, easy è stato going. un momento solo è stato davvero difficile, che è stato quando ho perso il lavoro in Nuova Zelanda, che perdere il lavoro è difficile. Sì. Sembra che sto citando Massimo Ranieri, però perdere il lavoro è difficile per chiunque. Se sei dall'altra parte del mondo ancora di più. E quindi sì, quel momento, diciamo, ci sono state un paio di settimane di... Ecco, e poi dillo che cosa hai fatto però a un certo punto, perché io so che a un certo punto che cosa hai fatto, perché dovevi rimanere in Nuova Zelanda, ti sei preso un van e sei andato in giro, no? Sì, no, non ho preso un van, in realtà ho fatto, perché mi sono reso conto che la cosa più stupida che potessi fare, soprattutto non essendo sicuro di voler restare in Nuova Zelanda, era usare i miei risparmi per pagare un affitto, che tra l'altro era carissimo, perché se hai un lavoro, se devi mantenere una casa devi pagare l'affitto. E in realtà la ragione principale era che avevo un viaggio organizzato con mia sorella e Emiliano, il vostro carissimo amico, sì, che era stato organizzato prima che si sapesse che io avessi perso il lavoro, solo che il viaggio era a febbraio. Quindi io subito dopo Natale ho deciso di vendere tutti i miei possedimenti, tutte le mie terre, che in realtà non erano terre, non sono mobili, e andare a fare l'autostop in Nuova Zelanda per un mese. Ho fatto l'autostop per un mese con l'obiettivo di arrivare a Auckland, che era dove mia sorella sarebbe dovuta arrivare. Quindi quella è stata l'unica cosa. Però, quindi, diciamo, prima di quel momento c'è stato un mese di più o meno panico totale. Però alla fine hai avuto successo, perché non sei stato arrestato nel fare l'autostop per raggiungere è legalissimo fare l'autostop. No, nel senso, non ti è successo niente di strano, non sono stato trascendentale, ucciso, non sono stato nulla di nulla, e hai aggiunto un'esperienza assolutamente unica alla tua esperienza della Nuova Zelanda, però poi sei andato via dal paese. Sì, Quindi... tra l'altro, scusa se ti interrompo qui Sì. un attimo, perché parlando dell'autostop in Nuova Zelanda, se qualcuno volesse davvero provare l'esperienza di viaggiare in autostop, la Nuova Zelanda è il posto migliore dove farlo. Possibilmente in coppia è la soluzione migliore, perché siete solo in 2, è facile che vi carichino, e non siete una persona sola che magari può destare qualche sospetto. E non ho mai sentito di nessuno, ho conosciuto un sacco di persone che l'hanno fatto, io stesso
quando ho avuto la possibilità di ricambiare il favore l'ho fatto, perché sentivo di dover bilanciare il karma, e il tempo d'attesa più lungo è stato mezz'ora, e il tempo di attesa più corto è stato letteralmente 15 secondi. Cioè il tempo di tirare fuori il pollice il tempo di scrivere, eravamo a terra che scrivevamo il cartello, abbiamo messo il cartello, la macchina è arrivata, si è fermata e siamo andati. Quindi dimostra che i neozelandesi sono un popolo estremamente amichevole, proprio ancora di più degli irlandesi. E non solo i neozelandesi, anche i viaggiatori stranieri che sanno della situazione, quindi c'è questo ricambio di favori, diciamo, scambio di favori. Sempre per l'angolo, andatevi a guardare una roba carina, c'è una serie di documentari realizzati da Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, che in bicicletta si è fatto praticamente tutta la Nuova Zelanda da solo. Credo si trovi sul podcast di Rai, della Rai, dei canali della Rai, ed è molto 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 interessante, perché insomma lui da solo in bicicletta, solo con la sua GoPro, che racconta questo mese di viaggio per tutta la Nuova Zelanda, quindi molto molto carino. Prego. Ricordiamo che nel Rai e nel GoPro ci stanno dando soldi. Sì, dici. Esatto, questa è una cosa fondamentale. Nemmeno Giovanotti, tra l'altro, no. Diciamo, perché anche lui potrebbe. Gliene abbiamo dati tanti noi, ma lui per Giovanotti, insomma, Raffaele farebbe questo e altro, diciamo. Questo è vero. Senti, invece una curiosità mi era venuta, Gianluca, dal punto di vista puramente professionale. Una persona così altamente specializzata e che lavora, come dicevamo prima, in un settore che è sicuramente in espansione, ma diciamo non è quello più comune che puoi trovare in giro per il mondo, quando si trova ad affrontare un momento di crisi come è stato quello del passaggio dall'avere un lavoro, una prospettiva in Nuova Zelanda a non averla più, e come si pone rispetto alla ricerca del lavoro successivo? Nel senso, voglio immaginare che ci sia domanda in giro per il mondo, però potrebbe anche capitare che tu debba scendere a compromessi. Cioè, mi piacerebbe capire il livello di bilanciamento tra le aspettative, le posizioni o i posti dove puoi andare e il dover fare comunque alcuni compromessi su quella che era l'aspettativa creata in precedenza. Chissà se si è capito, cioè se sei stato chiaro. Sì. Era veramente osceno come livello di domanda, perdona. No, in realtà credo sia una domanda molto interessante, perché diciamo che in questa situazione ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è che ho un sacco di posti in cui praticamente potrei semplicemente propormi, e le possibilità di avere un lavoro sarebbero abbastanza alte, perché non c'è molta concorrenza e perché comunque è un ambiente in cui più o meno ci si conosce. Uh-huh. E dall'altro punto di vista, purtroppo succedono situazioni come, per esempio, ci sono molti lavori con molta domanda. Se avessi avuto uno di quei lavori sarei potuto rimanere molto più facilmente in Nuova Zelanda, che non è stato possibile, perché nella città in cui vivevo davvero non c'era quasi nient'altro, sì. Letteralmente c'era solo un'altra impresa che magari la conoscete, Weta Digital, che è la casa di Peter Jackson che fa gli effetti speciali per gli anelli, degli anelli. Ho esplorato quella possibilità, però non c'erano posizioni aperte in quel momento e quindi praticamente è finita lì. E dall'altro lato, avere il mondo a disposizione, se non hai nessun problema, sei disposto ad andare in qualsiasi altro posto, trovare lavoro diventa facile, diciamo. Ok, perfetto, grazie. Questo silenzio breve e imbarazzato. No, perché eravamo tutti presi e interessati dalla storia. No? Facciamo una cosa, per evitare il silenzio ci facciamo uno spritz. Sì, allora questa cosa. Io mi devo scusare principalmente con l'ospite. Vai, comincia, sposta. Non ti scusare. No, mi scuso perché tra il lavoro e corri di qua, torna di là, eccetera, eccetera, io non mi sono potuto preparare il fai da te, quindi... Però hai una birra. Io ho una birra e facciamo cin. Allora, adesso io metto in preview su quelli che per chi ci guarda chi
chi parla di voi tre. Nel frattempo vado al piano di sotto a recuperare la bottiglia di prosecco, il ghiaccio. Ok, allora ti aspettiamo. Intanto voi continuate a raccontare. Noi continuiamo. Allora, avevamo deciso di dare aspettiamo per lo spritz. Sì, avevamo deciso di fare questa cosa carina, cioè di far fare a Gianluca qualcosa nella sua cucina. Poi la cosa più semplice ovviamente è stata quella di pensare a cocktail, una roba da bere. Quindi diamo anche a Piero il permesso di andare nella sua cucina a prendere qualcosa da bere, se vuoi. Torno subito. Ecco, Raffaele è andato. La mia birra è quasi finita. Questa era l'ultima delle mie birre nel frigo, quindi nel frattempo tu hai... No, nel senso che per oggi è finita, poi devo scendere giù in cantina a prenderne altra semplicemente. Tu hai tutto l'occorrente per poter fare lo spritz. Tutto qui dietro al computer. Tutto qui dietro al computer, per cui sono tornati entrambi. Piero sembra un bagnoschiuma, che cos'è quella cosa? No, in realtà cercavo la scusa per aprire la crema di pistacchio, di liquore al pistacchio che ho appena comprato. Cioè, gli avevamo fatto credere al nostro povero ospite che ognuno di noi si sarebbe fatto uno spritz per conto proprio, e invece niente. Ce lo facciamo io e Gianluca, lo spritz e mia moglie al piano di sotto. Quindi. Io tra l'altro io lo faccio in modo diverso. Allora, quello che faccio oggi è lo spritz catalano in realtà, perché lo spritz ha il prosecco nella ricetta. Cata spritz. Però, esatto, i dos cat spritz. Allora, questa è la bottiglia di prosecco, speriamo di non fare danni da qualche migliaia di euro. Io tra l'altro la sto agitando, quindi comunque questo è un cava catalano, facciamo lo spritz sbagliato. Adesso vi renderete vittime di qualcosa di cui io sono vittima ogni giorno, che sono i commenti degli haters su YouTube e su tutte le piattaforme. Allora io vado, nel frattempo il ghiaccio si era un po' sciolto, però metto qualche cubetto nel mio bicchiere. Quindi diciamo che è uno spritz. Esatto. È uno spritz. Ma il cava che usi è un semisec? Sì, è un semisecco. Ok, perfetto. Tra l'altro non è nemmeno uno dei più cari, perché se lo mescoli con l'Aperol ancora più haters adesso. No, fettina d'arancia. Allora, poi io le ricette, le persone lo fanno, ognuno fa, diciamo, una ricetta diversa. Ho visto un sacco di modi di farlo, che il più comune forse è metà Aperol, 2/6 prosecco e 1/6 acqua frizzante, credo, sì, o acqua tonica. C'è chi fa acqua... Sì, devi aver fatto almeno la prima media per poter fare questo. Allora, io voglio dire una cosa: tutti i produttori di prosecco che mettono i tappi, non quelli da spumante, ma quelli normali, vi odio, ok? Perché questo è un prosecco DOC, però il tappo è... vediamo se quello mio nel frattempo esce. Vedrete in diretta lo spumante. Quindi che mettiamo? Prima l'Aperol o prima il prosecco? Io metto prima l'Aperol. Normalmente. Esatto. Aspetta che lo perché poi la bollicina ti tira su, tra l'altro, il prodotto. Non scherziamo, Raffaele. L'altro è nuovo, lo apro in diretta. Allora, abbiamo le bottiglie, abbiamo bicchieri. Io per me lo faccio metà e metà, ok? Quindi metà Aperol, metà il ghiaccio. Mettiamo il ghiaccio ghiaccio prima. Con l'acqua tonica. Scusa? Mettiamo il ghiaccio prima, no? Io ho messo il ghiaccio, ho messo il ghiaccio e l'arancia prima. Allora. Se vuoi mettere l'acqua tonica, fai metà di Aperol, poi dell'altra metà 2/3 di acqua di spumante, 2/3 di prosecco, scusate, e 1/3 di acqua tonica. Vuoi aggiungere altri insulti se dici spumante? E faccio 2 giri perché mi piace farlo, visto che è spumante, mi piace farlo spumare. Ok, abbiamo messo il ghiaccio anche qui, sei un po' incastrato perché l'avevo preparato e poi ho rimesso il bicchiere nel freezer, ma che dobbiamo fare? E ovviamente per fare cin cin aspetto tutti. Allora, tra l'altro, se mi fossi informato a tempo di questa prova, l'avrei fatto in versione diversa, perché sono uno di quelli che ama la variante Campari. Ok. Tra l'altro preferibilmente molto il Campari Bitter. Infatti io qui alla linea della Concepción ho trovato fortunatamente un bar che tu puoi chiederti tranquillamente un bicchiere di
Campari Bitter, che te lo porta tra l'altro in versione estremamente generosa, per cui hanno anche la bottiglietta di cava semisec da, mi pare, 33 centilitri, il Benjamin, per cui vi faccio l'ordinazione, l'ordinazione dello spritz scomposto e me lo ricompongo tranquillamente al tavolino. Allora, quindi fai da te. quindi abbiamo detto l'Aperol ce l'abbiamo messo, adesso a favore di camera mettiamo il prosecco. Vai. Almeno non ci paga. Fai fare la schiuma, tanta schiuma. Nessuno Ok. ci paga, soprattutto Poi- ricordiamo tutti quanti i nostri spettatori su YouTube che per bere alcolici bisogna essere maggiorenni, mi raccomando. Esatto. E bevete responsabilmente. responsabilmente, cosa che noi facciamo sempre. C'ho anche il Non tappo, bevete, c'ho anche il guidate. tappo quello fighetto C'ho le foto. per chiudere la bottiglia così che rimanga, ma non funziona. Perché e poi abbiamo detto la Schweppes fighetta. Che Sì, vai. Però che non no, tanto, proprio una Un'anticchiarella. schiumetta in cima. se sentite un rumore dall'apertura, sì, dai. Sì. 18,64esimi, anzi 19, va. Ecco, adesso mettiamo qui. Abbiamo preparato anche per la moglie, ovviamente, perché insomma, che... Giusto. Scusa, Intanto sono contento che tu non l'abbia preparato per la bambina. Mettiamolo così. no, per... Abbiamo appena detto bere responsabilmente. La bambina sa, a proposito di, ecco, intanto Fabrizio Freschi in arte Faber Rugby ci saluta e fa cin cin con noi virtualmente. Dicevo cin cin, salute. Io bevo nel frattempo. Dicevo, la bambina sa che il succo, il juice per papà è la birra, quindi che quello è quando sa che si va al supermercato si compra il juice. Ok, il juice per la mamma è tutto il resto. ecco. Ok, La- abbiamo 14 minuti alla fine, quindi Allora, io- ricordiamo un attimo velocemente, la ricetta dello spritz è... Gianluca. Metà Aperol o Campari. Mhm. L'altra metà io metto solo Prosecco. O Anch'io. c'è chi mette 2/3 Prosecco, 1/3 Schweppes, Mhm. diciamo acqua tonica o acqua frizzante. Oh, tutto questo e tanto altro lo potete trovare sul canale YouTube che si chiama... Cocineros Italianos. In realtà la ricetta dello spritz non c'è, però tanto altro corrisponde a verità. Oh, e poi ecco, andate, commentate, fate like e iscrivetevi anche al nostro canale Una Vita da Lontano, quindi Sì, like e questo share. canale, soprattutto. A me piacerebbe lanciare una sinergia con Gianluca, perché appunto noi abbiamo passione e cultura nel mangiare, nel bere responsabilmente, anche responsabilmente, ma prima di una certa età. Quindi nelle prossime puntate con i prossimi ospiti magari cercheremo di fare una cosa così un po' interattiva rispetto al piatti o bevande, però potremmo lanciare una piccola rubrica con Gianluca rispetto ai piatti degli italiani all'estero, cioè come si Oppure la risolvono. cucina estera per italiani. Esatto. Ogni tanto potremmo fare qualcosa. Non scoperchiamo il vaso di Pandora, per favore. Così come intermezzo per permetterci appunto di sbevazzare un attimino. Tu sei una persona molto positiva, io non ti conoscevo prima di questa puntata, diciamo così, non ci siamo mai parlati prima. Il tuo atteggiamento appunto nel modo di raccontarti e nel, appunto raccontarci alcune delle tue prese di posizione rispetto alla vita e alle situazioni, sei una persona aperta, solare, anche rispetto al cibo e al rapporto col cibo nei paesi in cui sei stato, avrai avuto questo tipo di approccio. Senza appunto scoperchiare il vaso di Pandora degli spaghetti cotti buttati così, piuttosto che il caffè in questo paese, piuttosto che l'altro, che sono i Di must. quelli spezzati prima di bollire. Quelli che vengono girati in 2 centimetri d'acqua che bolle, no, lasciamo stare. E su internet c'è tutto e il peggio di tutto. No, invece ci saranno state delle cose che ti sono mancate dell'Italia, a parte quelle sono la famiglia e gli amici. Se ce le puoi dire, se sono, diciamo così, interessanti, oppure se
sì, ci sono mancate le cose, ma alla fine si fa anche a meno tranquillamente. In realtà, dal punto di... cioè, Scusate, ogni intanto volta mi che mi è faccio un mancato brindisi qualcosa, qui che... intanto salute anche agli ospiti, agli altri ospiti. Prego, prego. Le cose che mancano, se davvero mi fosse mancato qualcosa di assolutamente importante, probabilmente non sarei riuscito a farne a meno. E per tutto il resto si trovano comunque dei modi. Bisogna, diciamo che, soprattutto se siamo italiani e se continuiamo a parlare di cibo, è la cosa più, siamo i più fortunati di tutti per trovare i nostri prodotti quasi ovunque. Ovviamente, se cerchi il guanciale di non so dove, in Nicaragua, nella selva, magari è difficile. Però, visto che la maggior parte di noi vive in città come Barcellona, Madrid, Dublino, Londra, in Nuova Zelanda trovavo la pasta alla molisana all'ingrosso a pacchi da 3 kg. Ma è il paradiso. Alla grande. È facilissimo davvero. Da quel punto di vista non manca mai niente. E è vero che, diciamo che moltissime persone si lamentano del fatto che si mangi male fuori dall'Italia. Prima di tutto non è vero, secondo me non è vero. No. In tutti i paesi in cui sono stato, è vero che non c'è la stessa scelta, non c'è la stessa cultura del cibo, quindi magari è più difficile trovare certe cose, ma quando impari a muoverti è facile. È facile trovare degli ingredienti genuini, locali. Ogni paese ha i suoi ingredienti. In Irlanda c'è del pesce e dei frutti di mare fantastici, tutti i mitili, cioè sono davvero, anche le carni sono buonissime, le verdure locali, quelle poche che sono davvero locali, sono buonissime e genuine anche loro, e lo stesso succede da tutte le parti. Non parlo della Spagna perché comunque la Spagna ha un clima molto simile all'Italia, quindi gli stessi prodotti che abbiamo in Italia si trovano anche qua facilmente. Sì, finiscono solo con la S. Esatto. Ecco. No, in certi casi è davvero così, gli spaghetti li chiamano spaghettis. In realtà sembra molto prosaica questa tua considerazione, ma dimostra come intanto il mondo è più piccolo rispetto a prima, e che ci sono alcune cose che sono di qualità e quindi le puoi trovare dappertutto, così come in Italia noi riusciamo a trovare le cose di qualità di tutti i paesi del mondo e viceversa. Poi ovviamente ci sono delle mattità, come diciamo al nostro quartiere, come appunto pensare di voler avere il guanciale nella selva del Nicaragua, però lì fai molto prima a prendere direttamente i porcelli e fartelo da solo, specialmente, come 100.000 altre cose della vita. Oppure scrivere a casa e farti mandare un pacco con il guanciale dentro, cosa che mi è appena successa, e vedrete il video nelle prossime settimane sul nostro canale. Piuttosto la domanda, visto che si avvicina Natale, è quanto tempo resistono impaccati, cagionetti e sfogliatelle? Perché mi sa che quest'anno faccio difficoltà a tornare a termo. Dipende, però secondo me in 24 ore, 48 ore ce lo dovresti fare. Se posso dire, ho appena ricevuto del lievito vivo per fare la birra, quindi ho una confezione di ghiaccio secco per poter mettere dentro una scatola. Se vuoi ti rimando io con il ghiaccio secco. Perché c'è chi con lievito durante il lockdown fa il pane e chi invece come Emiliano che fa la birra, quindi questa è... Sì, ma lo fa sempre, non è durante il lockdown. Ecco. Non sminuire le abilità del povero Ennio. Va bene, abbiamo 4 minuti. Abbiamo fatto 5. Il tutto, il contrario di tutto. Io faccio 23. Sostanzialmente non abbiamo fatto l'interrogatorio, quello serrato. A Gianluca ti abbiamo fatto pochissime domande molto ampie. Così. Sì, vabbè, è stato divertente così, è stato spontaneo, non abbiamo preparato niente. No. Esatto, però siccome siamo riusciti a recuperare Piero, eccolo, noi in questo momento Piero ti farà 2 domande da 100 pistole o una domanda da 200 pistole. Ok. Sceglierà Piero. Adesso si sta concentrando. Sì, Piero ha fatto anche il terzo liceo, quindi proporzioni sono
Terzo liceo sarebbe la quinta classe della secondaria superiore. Sta ancora calcolando. Ragazzi, mi avete fatto venire il mal di testa, cosa che non mi tornava da 4 giorni, passata l'utite. Quindi, Piero, qual è la domanda? O le domande? Domande conclusive. Diciamo, la domanda ultima, finale, che proponiamo a tutti è sempre quella di: tu chiudi gli occhi e immagini te stesso fra qualche anno, la prospettiva che vedi è proseguire ancora il viaggio intorno al globo terracqueo o prima o poi dici torno a casa? Per adesso no, per adesso non torno, ma non perché non voglia tornare, semplicemente perché sono contento dove sono adesso, non voglio cambiare questa situazione in questo momento e chissà tra qualche anno quando la vorrò cambiare cosa succederà. Non lo escludo, però non lo considero per adesso. E poi da una persona che ha avuto esperienze così diverse, rispolvero una domanda che non facevamo da qualche tempo. E se tu dovessi parlare con uno dei nostri ascoltatori, un tuo conoscente, una persona qualunque che dice: ma sai com'è? Quasi quasi ci penso, vorrei fare un'esperienza fuori. Quali sono le 3 cose che tu dici: guarda, parti da questa base e poi vedi come si sviluppa? Proprio le 2, 3, 5, insomma, le cose che secondo te sono fondamentali da considerare Allora, prima di... te ne dico una principalmente, Ok. che semplicemente qual è qualsiasi cosa facciamo, e vale, è una cosa che seguo sempre nella vita in generale, non solo andando da un paese all'altro. Mhm. Se la cosa che vuoi fare non ha dei rischi, se non rischi la vita, se è solamente andare in un altro paese, cercare un lavoro, magari perdere dei soldi per un po' e nel caso peggiore tornare a casa nella situazione iniziale, cosa hai da perdere? È vero, Vale la pena, perfetto. è vero, non c'è nulla da Cioè dire perdere. se non rischi la vita per il Messico potrebbe essere relativa come questo, diciamo che probabilmente no, ma non si sa. Ovviamente, o se vuoi andare, non lo so, a fare il paracadutismo. Però non comprometti la vita di nessuno, nel senso, questa è una cosa che ripeto sempre ai miei ragazzi del mio team: non facciamo, non salviamo vite umane, insomma, facciamo un lavoro normale, quindi anche quando voi decidete di andare da una parte per fare un'esperienza, non è che il butterfly effect, che siccome vi spostate in un'altra nazione allora a catena succedono un'altra serie di cose, quindi andate, provate, fate. Invece, No. se in questo momento specifico, quindi se ci state ascoltando in podcast a distanza di giorni, settimane e mesi, magari non ha molta rilevanza, però in questo specifico momento della pandemia, per chi salva vite e per chi ha fatto un percorso di studi e di vita che lo porta ad avere a che fare con la salute, gli ospedali, la medicina, eccetera, eccetera, ci sono tantissime necessità in tutti i paesi del mondo, quindi anche in Italia. Da gennaio in Regno Unito comincerà un sistema di espatrio a punti, come si chiama? Simile a quello della Nuova Zelanda, Simile a praticamente. quello sì, della Nuova Zelanda, Australia, eccetera. Quindi anche loro che hanno la più alta popolazione di medici e infermieri italiani al di fuori dell'Italia, per cui attenzione a questo momento storico specifico, se state o se il vostro percorso di studio e di vita vi ha portato in questo settore, perché ci sono necessità e ci sono opportunità, sono 2 cose diverse, però ovviamente come ognuno le prenda. come dicono i giapponesi, una grande crisi porta opportunità, una roba del genere. Non lo dicono i giapponesi. Vabbè, comunque, insomma, se fate un Vai, lavoro vai. serio, non come il nostro, insomma, se fate i dottori, gli No, infermieri, Allora, tutti i lavori sono seri e serissimi per Però- un motivo semplice, perché ci fanno mangiare, ci fanno sopravvivere, ci fanno vivere, ci permettono di fare le scelte che vogliamo. Poi in particolari situazioni, se avete delle skills, se avete delle cose specifiche molto importanti, è importante che le utilizziate. Mo magari finisce la pandemia e comunque, se voi siete gli unici a saper fare una cosa, il mondo è grande, ci sono un sacco di opportunità. Gianluca ce l'ha raccontato, è possibile sì. scegliere Ma la non solo il domanda lavoro, ma anche il paese.
con la quale vorrei concludere questa intervista a Gianluca prima di passare i saluti è: riusciremo ad avere una realtà virtuale nella quale cuciniamo virtualmente? Sarebbe bello. No, ma sarebbe bello avere una realtà virtuale nella quale cuciniamo veramente. Cioè, tu prepari il piatto da qui per uno che sta a Wellington, Per in esempio. Australia, in Esempio. Nuova Zelanda. Però questo è troppo. Iniziamo col video, che è la cosa più facile. Step by step. Esatto. Ok, Emiliano, partiamo con i saluti, dai. Partiamo con i saluti. Allora, grazie mille a Gianluca Cernigliaro da Barcellona, Grazie a voi. in questo momento, per essere stato con noi, per essere stato così leggero anche nei momenti in cui io sono più pesante nelle considerazioni, nelle situazioni. Vi ricordiamo il suo canale YouTube Cocineros Italianos. Andate, fate like, aiutate, perché è sempre importante. Noi nel nostro quartiere facciamo così, facciamo sempre gruppo e ci sosteniamo a vicenda. Quindi grazie mille, grazie di essere stato con noi, di aver raccontato la tua storia. Sicuramente farai parte del secondo giro, probabilmente sei il primo del secondo giro quando inizieremo a fare un secondo giro, perché ovviamente abbiamo solo, secondo me, grattato la superficie di quello che poteva venire fuori di una puntata con te. Scusate, quindi saluto e do la parola e la palla a Piero, che Sempre che Gianluca non voglia dire qualcosa. no, ma lasciamogli Prendete responsabilmente. lasciamogli l'ultima parola a Gianluca. Ah, ok. No, dicevo, Sì, Piero, vai, fai le cose comandate, eccetera, poi lasciamo un'ultima parola a Gianluca. Ok, quindi prima di salutarci vorrei, come sempre, rubare 30 secondi per, in questo caso, fare un utilizzo privato, però di almeno riferito a uno dei tre coautori di questo podcast, che sarebbero degli auguri in anticipo, che di solito non si fanno, ma poi fra una settimana sarebbe troppo tardi. E detto questo, ci vediamo il 26 novembre alle 7:30 di pomeriggio orario GMT, scusate, 6:30 di pomeriggio orario GMT, quindi Londra, Dublino, Lisbona e quant'altro ricade sotto questo, 7:30 orario del centro Europa, quindi Parigi, Mosca, ciao, Monza. Madrid e Roma, o 8:30 orario ET, ovvero tutta la parte dell'est Europa. Non solo, per il vicino che andava a chiedere il sale di solito la domenica pomeriggio a Gianluca a Wellington, lui si deve connettere alle 7:30 del mattino, altrimenti non ci può vedere in diretta. Allora Gianluca, prima dei saluti, una chiusura da parte tua? Andate in giro per il mondo senza paura e all'avventura, che fa pure rima, e mi mandano fuori sciro. Allora, questa era Una vita da lontano live ed in podcast, e noi ci vediamo, come ha detto Piero, giovedì prossimo con un ospite che ci parlerà ancora di cucina, perché è un ristoratore italiano qui in Irlanda, quindi insomma continuiamo il giro e le connessioni dalla Sicilia, un altro siciliano che parlava di mangiare e a un'altra persona che parla di mangiare, che però è del nord, ma insomma il fil rouge c'è sempre lì. Io vi saluto, grazie agli auguri Piero, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Francia o Spagna, purché Ciao. se mangia.